Ciao da Gabriele di Stati Calmo, il canale che tramite la statistica aiuta la tua azienda a prendere decisioni più rigorose. Oggi voglio farti vedere dei dati che secondo me hanno a che fare con un magazzino, perché ad esempio in prima colonna puoi leggere scoop. Il cliente aveva le seguenti richieste. Quali risultano i migliori e i peggior SKU della compagnia? Quale sarebbe la tua previsione per le vendite a dicembre? Qualche intuizione su come le altre variabili, specialmente sconti e incentivi vendite, influenzano le vendite? Quali raccomandazioni faresti al responsabile commerciale per migliorare le vendite? Allora, la prima domanda ci vuole poco per soddisfarla. La seconda domanda per me non ha senso, poi ti dirò perché. Terza domanda, ci si può lavorare un po'. L'ultima mi piace più di tutte perché dà ampio spazio alla creatività di uno statistico. Ho in mente vari modi per rispondere a queste domande, esclusa la seconda. Io inizierei con Tableau perché mi consente di fare delle analisi esplorative abbastanza rapide. Poi più avanti spiegherò altre vie che non potrò fare su Tableau. Ho caricato i dati su Tableau come vedi, non osservo problemi di importazione, nel senso che la prima colonna indubbiamente l'ha caricata come string e tutte le altre come dimensioni. E per quanto riguarda la prima domanda, ossia il miglior SKU, mi conviene fare una cosa, aggregare queste tre colonne. Io in genere consiglio di consegnare i dati senza aggregazioni. In questo caso ho un'aggregazione per mesi di settembre, ottobre e novembre. Questa cosa può diventare fastidiosa perché mi può far perdere delle informazioni. Comunque, io creo un campo calcolato, lo chiamo totale vendite, ci metto dentro settembre, ottobre e novembre. E a questo punto metto gli SKU, faccio un ordine e viene fuori una cosa secondo me poco leggibile così. Ok, viene fuori una tabella così, si va da 3 milioni e mezzo in 3 mesi fino a 5 milioni e 7. La domanda fatta così lascia spazio a varie interpretazioni. Si può fare una risposta descrittiva, come vedi, che prende la somma, ordina e basta. Che uno dice A83 è quello migliore, A84 quello peggiore. Fine del discorso. Oppure si può adottare un approccio più raffinato. Innanzitutto faccio rinomina, questo lo chiamo totale vendite per scopo. L'approccio più raffinato però su Tableau non si può fare, a meno che non facciamo questo tipo di grafico, ma l'interpretazione che voglio fare mi risulta comunque difficile, nel senso, all'interno io vedo la mediana e altri tipi di valori. Io vorrei farti vedere l'approccio che mi dice che alcuni di questi valori differiscono significativamente dalla media. Quindi farlo su Tableau mi prende troppo tempo, ritorno su Excel e ti faccio vedere cosa faccio. Io innanzitutto creo la stessa colonna qui, somma di queste colonne. Questo glielo trascino per tutte le colonne che ho a disposizione e poi cosa faccio? Mi calcolo la media e la deviazione standard della popolazione. Quindi come media, se tu ce l'hai in italiano leggerai media ovviamente, inserisco questi valori e come deviazione standard
vi metto stdev p che sta per popolazione. Come std gli metto questo. Ok, a questo punto io faccio un conteggio, gli dico questo, parentesi, questo meno questo con F4 così me lo blocca, diviso questo bloccato e mi verrà fuori un valore. Faccio così per tutti quanti e questo lo chiamo punteggio. Ora, quali di questi valori differiscono in maniera significativa dalla media? Mi basta fare una formattazione condizionale o un filtro meglio ancora e gli dico se la cella è maggiore di 1.8, fammela in verde, possibilmente senza questa all'inizio, ma permettetevi questa sbavatura. E vediamo che ne saltano fuori 1, 2, 3, più di 5, ma non basta. Noi abbiamo preso quelli significativi a destra della distribuzione. Adesso ci tocca fare quelli a sinistra. Vi dico, in realtà minore uguale. Vabbè, ma poco importa perché tanto se è meno 1.8. Ed ecco, vediamo che A56 risulta l'unico prodotto assieme a A85 che ha una prestazione in termini di vendita minori in maniera significativa rispetto alla media. Fare questa cosa su Tableau, sì, si poteva fare, ma come vedi io tendo sempre a dirti le cose che impiegano meno tempo in assoluto, anche al costo di usare più programmi e creare più confusione. Quindi sì, si poteva fare, ma ci avrei messo di più. Allora, io con questo approccio ti ho fatto vedere un modo molto più rigoroso di rispondere alla domanda quale SKU va meglio e quale va peggio. Ovviamente basta, perché se tu hai adocchiato questa colonna, ossia anno di lancio, capirai che fare il paragone delle vendite senza tenere in considerazione questa informazione non ci viene fuori un paragone equilibrato. Quindi andiamo a vedere ad esempio se con un filtro quelli che vanno meglio hanno più o meno la stessa lo stesso anno di lancio. Direi proprio di no. Facciamo lo stesso controllo per quella a sinistra della distribuzione e anche qui abbiamo una distanza di 2 anni. Tra l'altro puoi vedere questa cosa, torno indietro con CTRL Z, e quelli che vanno meglio sono diciamo i prodotti più recenti e quelli che vanno peggio sono quelli che hanno un'età più avanzata in termini di lancio. Ok, a questo punto tolgo il filtro e lo lascio così, lo salvo. Quindi faccio un passo indietro. Abbiamo visto che l'approccio descrittivo ci dà una risposta immediata e rapida, ma non granché informativa. Secondo passo, calcolarci un punteggio da cui poi noi possiamo calcolare un valore P, usato molto in statistica, ma io ho utilizzato il criterio a memoria, diciamo, maggiore o uguale di 1.8 uguale significativo, e questo ci dà un'informazione molto più importante. Terzo passo, valutare se ho fatto una valutazione qualitativa in realtà, valutare se questo punteggio dipende dall'anno e abbiamo visto che i prodotti più anziani hanno un punteggio negativo e alcuni dei recenti ce l'hanno positivo. Quarto passaggio, si potrebbe verificare se questo punteggio dipende dal numero delle persone che si occupano della vendita di quel SKU.
Quindi io potrei tornare di nuovo indietro e verificare che qua ne abbiamo 4,6, qua ne abbiamo 7. Qui bisognerebbe fare uno statistica test che valuta appunto questo pesato per questo, ma a occhio io direi che se qua la media è 7 e qua la media è 5, con una numerosità di 2 e di qua con una numerosità di 6, io non vedo differenze significative ad occhio per quanto riguarda questa quarta considerazione. Prossima domanda. Quale previsione hai per le vendite a dicembre? Non la faccio perché purtroppo questa domanda noto che la fa spesso chi viene dal mondo della contabilità e sa qualche funzione di Excel. Loro cosa fanno? Fanno la colonna dicembre, scrivono la funzione forecast, ossia previsione, e qui ne abbiamo vari tipi. L'ETS è una serie storica vera e propria, quest'altra pure, quest'altra con stagionalità e quest'altra un'altra ancora, e poi esiste la previsione lineare. Loro cosa fanno? Mettono la X, che in questo caso è dicembre, poi le Y, in questo caso le vendite, e le X conosciuto sia gli altri 3 mesi. Qui abbiamo come risultato un errore che probabilmente dipende dall'aver usato come X delle stringhe. Infatti vedi che se io correggo con numeri mi sputa fuori, perché questo si tratta, il valore del fatturato. Adesso te lo correggo. Quindi all'incirca abbiamo un fatturato previsto di $1.000.000. Perché non ha senso? Ma dai, si vede a occhio. Con 3 punti, che tipo di previsione vuoi fare? Come fai a sapere se effettivamente ha senso prevedere il fatturato in funzione del tempo? Come fai a sapere se il tempo risulta significativo come variabile che spiega il tuo fatturato? Ripeto, un'ingenuità del genere la capisco soltanto da un contabile. Quindi, questa domanda ha senso se io innanzitutto ho i dati non aggregati, secondo ne ho di più, terzo ho qualche informazione di più sui prodotti, perché da lì posso inserire anche variabili esterne, ad esempio Google Trend. Perfino Confindustria sa che i trend di Google possono prevedere la domanda per un'ampia gamma di prodotti industriali e non. Poi ti spiego un altro motivo per cui la domanda ha poco senso. Metti che ti prevedeva 5 milioni. Qua ovviamente con questi valori non potrà mai venire fuori una cosa del genere. Metti che ti prevedeva 5 milioni. Stappavi lo champagne? O forse ti accorgevi che per fare 5 milioni la tua azienda ha colli di bottiglia, ad esempio, sulle forniture, sul magazzino o di altri tipi. Capisci perché esistono vari punti di vista per cui questa domanda ha poco senso? E il problema è che io la vedo spesso questa domanda e fa parte, così come un video che avevo fatto sulle previsioni finanziarie, il modo più rapido per farsi fregare da uno statistico. Lui te lo fa, spesso lui te lo fa, non ti dice guarda che non ha senso, lui lo fa, poi tu paghi e hai un'informazione e dici ah che bello, poi scopri dopo un po' che non serviva assolutamente a nulla, se non a farti fregare. Domanda successiva. Intuizioni su altre variabili, specialmente sconto e incentivo vendite. Anche qui si può rispondere in un modo, diciamo, più rigoroso come quello che ho fatto, ma preferisco tornare su Tableau. Allora, questo lo chiamo incentivi vendite totali. Qui mettiamo sempre il nostro totale vendite e mettiamo dentro questo come dimensione, anche questo come dimensione. Dunque, avendo un dicotomico, e facciamo finta che lo giriamo così, si vede cosa? Che effettivamente sembra che non incentivare le vendite deprime le vendite. Peccato che qui abbiamo una popolazione molto più limitata rispetto a sinistra. Proviamo a metterglielo come media. Ok, vedi che
abbiamo uno scarto di 600.000 dollari. Però per dire di più mi serve fare un passaggio ulteriore, perché se no anche questo mi può portare in errore. Io innanzitutto questo lo converto come dimensione, perché non credo mi serva granché. Questo glielo metto come media, glielo metto come tabella, e a questo punto cosa faccio? Aggiungo i conteggi. Ora, secondo te, questa differenza risulta significativa considerando che abbiamo questa grande differenza di numerosità di prodotti presi in considerazione? Secondo me no, ma voglio farti vedere se riesco uno strumento rapido esterno a Tableau, perché su Tableau ci si impiega tanto a farlo, che può farti rispondere alla domanda. Per rispondere alla domanda serve un'informazione in più, sia la deviazione standard di ogni gruppo, ossia no incentivi, sì incentivi. Eccola qui. E adesso l'abbiamo. A questo punto vai su questo sito, eccetera, inserisci i tuoi dati e conduci un t-test. Noi gli diciamo che come differenza tra queste medie vogliamo questo valore e abbiamo in realtà che queste differenze risultano significative perché rifiutiamo l'ipotesi nulla. E l'ipotesi nulla diceva che la differenza era 0. Uno potrebbe dire, ma Gabriele, ma come potevano essere 0 se qua era un 5082, qua un 4994, 4494? Perché comunque non stiamo facendo una differenza aritmetica, ma statistica. Quindi, come vedi, la mia osservazione iniziale, cioè il vedere se ad occhio questa differenza risultava significativa, è stata smentita. Quindi sì, incentivare le vendite ha un effetto sul fatturato. Chiaramente, quando hai a che fare con una differenza così ampia fra numerosità campionaria dei tuoi gruppi, a occhio diventa difficile trarre conclusioni. Dico questo a mia difesa. Ora ripetiamo la stessa cosa per gli sconti. Quindi incentivi, vendite totali, lo chiamiamo. Sconti, vendite totali. Quindi al posto degli incentivi mettiamo questo convertito a dimensione, altrimenti ci dà problemi. Quindi sconto no, sconto sì. Anche qui a occhio io non vedo differenze significative, ma verifichiamolo. Io ovviamente toglierò come prima gli ultimi 3 cifre perché non le trovo utili. Anche qui rifiutiamo l'ipotesi nulla e abbiamo una differenza significativa, quindi avere lo sconto migliora il fatturato. Chiaramente questo tipo di test puoi farlo anche su JASP. Ultima domanda, quale raccomandazione vuoi fare al responsabile commerciale per migliorare le vendite? Beh, abbiamo già visto con un approccio frequentista per quanto riguarda l'inferenza che mettere gli sconti e mettere gli incentivi alle vendite, presumibilmente alla squadra, migliora il fatturato. Però qui bisognerebbe passare il testimone a un economista, perché lo statistico dà questa informazione, l'economista suggerisce la strategia. Se ci si limita allo statistico, si rischia di vendere praticamente a costo marginale, che magari si aumenti le vendite, quindi il fatturato, e i profitti ti vanno praticamente a zero. Io da questi dati qua non li so i profitti, Quindi con queste informazioni fare una domanda così può diventare pericoloso. Sicuramente è più utile di chiedere questo, però è pericoloso. Ora facciamo qualche considerazione in più. Vediamo se le vendite dipendono dalla squadra, cioè dalle dimensioni della squadra.
Io direi proprio di sì, ma allora facciamo questo primo tentativo. Io inserisco una linea di tendenza, verifico il p-value e vedi che il p-value approccio frequentista, ci tengo sempre a ribadirlo, risulta molto molto significativo per questa tendenza lineare. Tuttavia, dall'R quadro, se il coefficiente di determinazione, noi possiamo dire che la dimensione della squadra di vendita spiega solo il 21% della variabilità del totale delle vendite, il che a livello accademico è poco, nel mondo reale è grasso che cola. Proviamo a vedere come cambia questa significatività in funzione dell'aggregazione per quanto riguarda il totale delle vendite. Vedi che se io lo faccio per somma diventa addirittura negativa ma non significativa. Se io lo faccio per media diventa significativa, praticamente spiega l'84%, è tantissimo. Quindi, in altre parole, questo dice cosa? Che la media delle vendite per tutti i prodotti dipende dalla dimensione della squadra e questa relazione spiega l'82% della variabilità del fenomeno osservato. Anche qui mettiamo 35 persone per squadra per pompare le vendite. Servono più dati di natura economica, nel senso che se non li paghi, le persone nel team, ovviamente ha senso aumentare l'organico, ma qui bisogna vedere, ad esempio, come l'aumento di un'unità in termini di ore uomo aumenta le vendite medie. Però si può fare una considerazione che vale la pena approfondire, perché quando abbiamo gli aggregati, così come anche per somma, la linea di tendenza viene pesantemente influenzata dalla quantità di valori che hai all'interno di questo andamento. Per fare questo ci serve fare una cosa. Mettiamo come dimensione, ecco, vedi che cioè, vedi che praticamente il grosso ce l'hai su questo pezzo, cioè con le 8 vendite così, 42, qua 27, qua 9. Se noi togliamo il pezzo della spezzata poco popolato, vediamo cosa succede. Vedi che la significatività tende ad affievolirsi. Togliamo questo 8 che è il peggiore. Vedi che scompare. Quindi, come vedi, qua inizialmente uno poteva dire, porca miseria, 82%, guarda anche come significativo. Ma non basta, bisogna anche pesare per la frequenza dei tuoi eventi. Quindi io per sicurezza lascerei solo questo, che mi dice, mi spiega il 21% e non cadiamo in facili entusiasmi. Qui sopraggiungono le considerazioni di natura economica, nel senso, vale la pena aumentare la numerosità della squadra delle vendite? Servono altri dati. Non serve per forza di cose l'economista per rispondere a questa domanda. Chiami l'ingegnere gestionale che ha fatto il corso all'università di ricerca operativa, ti formalizzerà un problema di massimo vincolato e tirerà le sue somme. Quindi, come vedi, dall'intuizione statistica si va a finire il campo dell'analisi matematica. Poi, altre intuizioni. Mettiamo l'anno di lancio e il totale vendite. Questo è scontato, nel senso un prodotto che hai da più tempo lo hai venduto per di più in termini di volume, quindi nulla di nuovo. Sull'Excel avevamo visto delle sottigliezze a riguardo, che da qui ovviamente non si possono assolutamente cogliere. Poi proviamo a vedere qualcosa per quanto riguarda i prodotti stagionali.
Innanzitutto questo lo converto anche lui in dimensione perché se no mi dà problemi come gli altri. Lo inserisco qua. Beh, qua si vede che praticamente i prodotti stagionali vendono meno rispetto a quelli. Vediamo la caratterizzazione per anno. Anche qui valgono le considerazioni fatte qui, nel senso va aggiunto cosa? Il conteggio delle vendite di riferimento e deviazione standard della popolazione. Ora, rendo un po' più confrontabile le varie schede che trattano questa cosa, anche a livello visivo. Quindi questo lo metto prima. Ok, ci siamo. A me non va di sbagliare ad occhio per la terza volta. Io dico solo che abbiamo una differenza di media di 100.000 dollari, una differenza campionaria di 44 unità e una differenza di deviazione standard di 200.000 ROT. A me non sembra una differenza significativa. Qui lo dico e qui lo nego. Per compito lo verifichi tu. Quindi non ho altro da aggiungere per quanto riguarda queste domande e se anche tu hai dati di magazzino, ad esempio dal tuo negozio su Amazon, su cui vuoi rispondere a domande simili a queste, mi puoi contattare sui principali social e provvederò a divertirvi con le analisi del caso. Ciao!